Buongiorno, buongiorno! Fin dall'inizio della vita sulla Terra, le specie animali si sono dovute trovare a fare i conti con la competizione. La competizione non è nient'altro che un'interazione biologica tra organismi e specie diverse, per la quale la fitness di uno, ossia la sua probabilità di riprodursi con successo, è ridotta dalla presenza dell'altro. Facciamo un esempio. Io sono un leone e tu un ghepardo. Lo sappiamo come funziona, no? Io sono famoso per la mia forza, tu per la tua velocità, però a entrambi ci piace mangiare l'antilope. E mollami, cazzo! Ne hai appena catturata una, ti stai apprestando a mangiarla e boom! Arrivo io a guastarti le feste. Sai bene che se la dovessimo mettere sul piano fisico non avresti speranza contro di me. Però con la tua velocità riesci a scappare in scioltezza. Ma nel frattempo io ti ringrazio perché mi hai appena lasciato il tuo pasto. E i tuoi problemi sono appena iniziati. Se non mangi, infatti, non hai energia per cacciare. E se non cacci bene, non riesci a procurarti del cibo. A questo punto sei entrato in un circolo vizioso e ora dopo ora diminuisce la tua probabilità di sopravvivere. Secondo la teoria dell'evoluzione di questo signore qua, la competizione è alla base della selezione naturale, la quale va a premiare le specie che hanno una fitness più elevata, ossia tutte le caratteristiche che vanno ad aumentare la loro probabilità di sopravvivere. Ma cosa succede se una specie presenta delle caratteristiche che anziché aumentare la fitness la riducono? E teoricamente queste specie sono destinate ad estinguersi, insomma a scomparire. A meno che non tirino fuori il coniglio dal cappello. Un coniglio che in questo caso prende il nome di adattamento. Scusatelo, muore dalla voglia di spiegarvi il concetto di adattamento raccontandovi la storia della farfalla delle betulle. La farfalla delle betulle è una farfalla notturna diffusa in Europa e in Nord America. In origine la farfalla era bianca e si mimetizzava perfettamente con i tronchi d'alberi coperti di licheni bianchi. Nell'Ottocento però l'Inghilterra sperimentò la rivoluzione industriale, che in alcune zone aveva ucciso i licheni e aveva coperto gli alberi di fuliggine. A questo punto le farfalle bianche non erano più in grado di mimetizzarsi sugli alberi e perciò iniziarono a morire sopraffatte dai predatori. È qui che arriva il bello. A seguito di questa incredibile pressione negativa che stava letteralmente provocando una moria delle farfalle, a un certo punto il coniglio è uscito dal cappello. Una farfalla ha casualmente subito una mutazione che le ha conferito il colore nero. Mentre le farfalle bianche continuavano a morire, lei invece continuava a riprodursi indisturbata, perché quel carattere che le era appena stato conferito aumentava incredibilmente la sua fitness e ovviamente veniva trasmesso alla progenie. Questo si chiama adattamento. La domanda di fondo però è: la selezione naturale e le dinamiche di competizione e adattamento valgono anche per l'uomo? La selezione naturale ormai non riguarda più l'uomo, tralasciando le misere condizioni di vita di alcune popolazioni sfortunate, che però dipendono da altri fattori, ad esempio la cattiveria umana e le avverse condizioni ambientali. Oggi il più stupido e il più intelligente d'Italia hanno la stessa probabilità di sopravvivere e riprodursi. Su questo si sbaglia, diversamente non si direbbe che la mamma degli stupidi è sempre incinta. Ah! Ciò che comunque non cambia mai sono i concetti di competizione e adattamento. Pensate un attimo alla vostra esperienza. Quante volte vi siete trovati in competizione con altre persone? Quando litigate per lo stesso ragazzo o ragazza? Quando vi presentate ad un colloquio di lavoro assieme ad altri candidati? Oppure quando state lottando per il posto da titolare nella squadra? Siete in competizione. E chi è che vince? Quello che lascia tutti a bocca aperta. Oggi più che mai è la capacità di adattarsi quella che fa veramente la differenza. Cambiami lo spazio e troverò come adattarmi. In questo caso però l'adattamento non dipende dal caso, ma dalla vostra motivazione ad ottenerlo, studiando, lavorando sodo, cercando giorno dopo giorno di migliorare la vostra condizione. Oggi la competizione si è spostata su un altro livello, perché non dobbiamo attendere che si verifichi qualche strana mutazione per aumentare la nostra fitness. Siamo l'unica specie vivente che è stata in grado di crearsi le proprie leggi naturali e competere e adattarsi fa parte del gioco. Però vi prego, promettetemi questo: quando state lottando con tutte le vostre forze per ottenere qualcosa che volete fortemente, tenete sempre bene a mente questo: le specie animali che competono non hanno scrupoli perché stanno competendo per la vita. Loro non sono in grado di discernere tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, ma solo tra cosa li renderà vivi o morti. Noi siamo la specie più evoluta sulla Terra
E nonostante questo, ogni giorno con i nostri comportamenti riusciamo a dimostrare quanto primitivo possa essere il nostro animo. Siamo arrivisti, senza scrupoli, non ci facciamo problemi a mangiare in testa alle persone per ottenere un posto o una paga migliore. Creiamo sofferenza solo per il nostro piacere, perché ormai non è più una questione di vita o di morte, quella che demarca la linea entro cui si compiono le nostre azioni. Non dobbiamo mai dimenticarci che siamo uomini perché viviamo in una società di uomini. Provate anche solo per un attimo ad immaginare che cosa fareste se foste completamente soli al mondo. La verità è che non fareste niente, perdereste ogni stimolo, perché ogni singola cosa che facciamo è finalizzata ad ottenere un posto nella società e l'approvazione degli altri. Ricordiamoci allora di coltivare ciò che davvero ci rende uomini: il rispetto, la lealtà, la fedeltà e l'aiuto reciproco. Come diceva Sofocle, Solo le anime grandi conoscono quanta gloria c'è nell'essere buoni.